Ciao a tutti, sono Anna, benvenuti in Cookrismas. Oggi andremo a fare un'altra ricetta molto veloce, ma oltre ad essere molto veloce è anche molto semplice perché richiede solo 4 ingredienti: zucchero a velo, albume, farina di mandorle e cannella. Infatti si tratta delle stelline alla cannella. Sono biscottini natalizi super profumati e molto saporiti, tipici dell'area tedesca. E oltre ad avere solo 4 ingredienti, quindi ad essere molto semplici da realizzare, sono anche senza glutine e non contengono burro o lattosio. Per di più in questo caso la glassa dei biscotti è sempre sia una ghiaccia reale, ma andrà cotta in forno insieme ai biscotti, quindi non avete bisogno di preoccuparvi neanche dell'utilizzo dell'albume crudo. La cottura di questi biscotti rispetto a quelli che abbiamo fatto precedentemente è un pochino diversa, infatti andrà a una temperatura un po' più bassa e dovranno essere messi nel ripiano più basso del forno, però non preoccupatevi perché ve lo spiegherò dopo. Ora non ci resta che andare a prepararli. Iniziamo mettendo i bianchi d'uovo in una ciotola insieme a un po' di sale e iniziamo a sbatterli finché non saranno montati a neve ferma. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate nel video e anche in descrizione. Quando saranno a neve ferma andiamo ad aggiungere 4 cucchiaini di cannella, ingrediente essenziale, e lo zucchero a velo. Andrà aggiunto un po' alla volta mentre riprendiamo a sbattere a velocità sostenuta i nostri albumi d'uovo. Dovremo montare la nostra meringa per circa 4-5 minuti, finché il composto non sarà omogeneo, liscio e molto lucido. Una volta pronta la meringa e bella sostenuta, andiamo ad aggiungere il succo di limone e il rum. Questi due ingredienti, così come la scorza di limone, sono facoltativi, per cui se non vi piacciono potete lasciarli stare, oppure ad esempio andare ad aggiungere aroma di mandorla. Una volta aggiunti si passa alla farina di mandorle, mi raccomando farina, non devono essere mandorle tritate, e si incorporano sempre un po' alla volta con una spatola, questo per far sì che non si creino grumi. Vi consiglio di scegliere una buona qualità di mandorle perché saranno l'ingrediente principale di questa ricetta. Una volta che sarà tutto ben incorporato e si otterrà questo impasto solido ma appiccicoso, vi consiglio di formare un panetto, ricoprirlo con della pellicola per alimenti e metterlo in frigo per almeno una decina di ore. Sarà più facile da lavorare. A riposo terminato prendiamo un bel po' di farina di mandorle, un po' di carta forno e iniziamo a stenderlo. Non siate scarsi con la farina di mandorle o rischierete che si appiccichi un pochino alla carta forno. Un altro suggerimento che vi do è quello appunto di andare a bagnare lo stampino delle vostre stelle con dell'acqua prima di andare a tagliarle dall'impasto. Questo farà sì che non si appiccichi all'impasto stesso. Come vedete, lo spessore dell'impasto va tenuto abbastanza alto, circa 8 mm in centimetro. Questo perché i biscotti, non avendo lievito, non cresceranno in forno e rimarrà quello il loro spessore totale anche una volta pronti. I ritagli dell'impasto si possono tranquillamente rimpastare per andare a tagliare altri biscotti finché non l'avremo completato. Ora passiamo alla glassa, non dovremo far altro che andare a creare un'altra meringa, quindi albume d'uovo, e iniziamo a sbatterlo. Quando sarà stato montato a neve ferma cominciamo ad aggiungere lo zucchero a velo sempre un po' alla volta. Il risultato che dovremo ottenere è come quello per l'impasto dei biscotti, ossia omogeneo, liscio e molto lucido. Questa glassa si può conservare in frigo anche 12-24 ore prima di essere utilizzata, basta coprirla bene con della pellicola o metterla in un barattolo ermetico. Come vi dicevo, un'altra caratteristica di questi biscotti è che vanno glassati prima di essere cotti, per cui non dovete preoccuparvi di utilizzare un albume che per forza sia stato pastorizzato, potete utilizzarlo da un uovo fresco come ho fatto io. Spalmate uno strato di glassa su tutti i biscotti e poi li andate a infornare a 140 gradi in forno statico preriscaldato nella parte più bassa del vostro forno. Andranno cotti per circa 22-25 minuti. La glassa sulla superficie diverrà croccante, ricordando un macaron francese, mentre l'interno rimarrà morbido e scioglievole. Questi biscotti sono fantastici non solo per i pochi ingredienti, perché sono senza glutine e senza lattosio, ma anche perché se conservati in una scatola di latta resistono fino a un mese a temperatura ambiente.
Insomma, non devo darvi altri motivi per provare a farli. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Io ora vi lascio e ci vediamo al prossimo Q Christmas. Ciao!